lungo inverno giunto alla fine, la stagione 2024 MotoGP è ufficialmente iniziata, con i test a Sepang per il 2024 appunto. Dopo tante chiacchiere sui piloti più attesi, dopo tanti cambiamenti di team e presentazioni di moto poco interessanti, diciamocelo, siamo arrivati al sodo. Sono finiti i test di Sepang per il 2024, dai quali possiamo trarre molte informazioni utili appunto per analizzare quello che andrà a accadere nella stagione 2024. Però c'è molto di cui parlare, quindi cominciamo con il video. I test di Sepang 2024 ci hanno lasciato veramente di stucco, quindi partiremo analizzando il rookie meraviglia Pedro Acosta e finiremo con le prestazioni di Marc Marquez nella Ducati del team Gresini appunto. Per non farci mancare niente andremo anche a parlare di tutte quelle ali strane, robe per i flussi aerodinamici che hanno messo appunto sulle moto e dei Bologna Bullets, cioè le Ducati di Borgo Panigale, perché veramente hanno fatto di quei tempi, soprattutto Pecco, stratosferici. Anche qualche altro pilota ci ha messo il su, quindi adesso analizziamo tutto. Partiamo da Acosta, visto che è l'argomento forse più caldo del momento. Acosta è un pilota che va fortissimo, se no non avrebbe fatto quei tempi là. Ha fatto veramente dei tempi assurdi mettendo dietro tutte le KTM, ha dato più di un secondo compagno di squadra. Lui che nei test di Valencia a me sinceramente era piaciuto come guidava, ma non pensavo si alzasse così velocemente, soprattutto in una pista come Sepang che è molto difficile, e invece mi ha stupito. Devo dire che si è adattato velocemente alla MotoGP, è andato forte, non ha fatto cavolate, e quindi veramente giù il cappello, chapeau. Toccando l'argomento di Marc Marquez in Ducati Gresini, appunto. Marquez sono Ducati stranissimo da vedere e l'ho sempre visto con la Honda perché è sempre corso con quella appunto. Invece non è un pilota che deve adattarsi a una moto nuova perché ha già guidato la MotoGP, quindi tutti gli automatismi che aveva con la Honda deve cambiarli, quindi non parte da zero, parte da una base solida che 11 anni di Honda gli ha offerto, deve cambiare tutti i suoi automatismi appunto per essere competitivo su Ducati, che è una moto completamente differente. Allora il lavoro per lui sarà un po' più difficile, anche se credo che questo cambio da parte di Marc, passando dal Ducati, possa offrirgli una vita un po' più facile, ecco, perché la moto ha una base migliore, non deve lottarci continuamente. Come abbiamo appunto visto anche in test, non è andato affatto male, è ancora un po' distante da ovviamente il Ducati ufficiale, però è comprensibile. Devo essere sincero al 100%, mi aspettavo Marc un filo più competitivo all'inizio, come è stato a Valencia, ma Valencia è la sua pista preferita e tutto quello che volete, qui magari un qualche difficoltà in più, se non sei a postissimo viene fuori un po' più facilmente, ecco. Quindi comunque tutto sommato lui è molto vicino ai primi e deve essere contento con quello che ha in questo momento. Quindi io per Marquez mi aspetto una crescita step by step, ecco, non di botto davanti. Però secondo me quando prende il feeling e capisce bene la moto può stare veramente davanti. D'altra parte abbiamo Honda, la casa che lui appunto ha lasciato, che ha fatto degli step notevoli. Praticamente sembra un mix tra una KTM, una Ducati, una Aprilia, non so, messo tutto insieme e hanno creato una Honda che certo è migliorata di 7 decimi dall'anno prima, però anche gli altri sono migliorati. Joan è molto più avanti rispetto all'anno scorso, quindi anche Honda ha fatto uno step molto importante, ecco. Sarà a livello di Ducati? Sarà a livello di KTM? Questo qua è da scoprire, perché se Honda fa un passo avanti ma gli altri ne fanno due, è inevitabile che comunque stiano sempre punta a capo, ecco. Voglio parlare velocemente della Ducati 2024. Tutti i piloti l'hanno trovata molto più semplice degli altri anni, quindi partendo già da una base più solida, con meno difficoltà, e dicono che è migliorata in tutti gli ambiti, e si è visto perché Pecco ha fatto un tempo stratosferico. Direi che ha demolito il suo record dell'anno prima in qualifica, con lui anche altri piloti dietro di sé, quindi tutte le moto hanno fatto uno step notevole in termini di aggiornamenti aerodinamici e performance pure, ma Ducati ha fatto ancora una volta più degli altri. Quella nuova infatti rispetto a quella vecchia ha molti aggiornamenti e molte chicche che la aiutano in frenata, in percorrenza, come detto da alcuni piloti, e quindi tutti quanti si trovano meglio e vanno ancora più forte dell'anno prima, e questo è un bel problema, ragazzi. Un bel problema se lo guardi dal punto di vista degli avversari, perché Ducati è sempre un passo avanti agli altri. Vedremo come si svilupperà la moto rispetto alle altre anche durante la stagione. Dato che ho parlato di Ducati, metto dentro anche Jorge Martin, Bastianini e Pecco. Pecco come al solito magistrale, è un po' più lento all'inizio dei test, prova cose nuove, poi alla fine però fa sempre il tempone per far vedere che è lui il riferimento. Bastianini invece sembra quasi rinato dopo la stagione scorsa molto complicata tra infortuni e robe varie. Quest'anno sembra quello del 2022, agguerrito, veloce e tranquillo. Questi sono gli aggettivi che mi vengono per descrivere il suo stato attuale, e secondo me può fare una bella stagione battagliandosela con Pecco e anche altri ovviamente. Visto che parliamo di Ducati c'è anche Jorge Martin, ragazzi, fa veramente paura come guida, è sempre davanti tutte le sessioni, non ha chiuso primo, però è sempre un candidato al titolo pericolosissimo, veramente forte come pilota. E visto che siamo in Pramac, povero morbido che non ha potuto provare, diciamo, seriamente la Ducati. Mi spiace per lui, spero che si rimetta presto e che possa comunque tornare in sella, perché per chi non lo sa è caduto a Portimao nell'anno con la V4
quella stradale appunto, e si è fatto veramente male e quindi ho dovuto saltare tutti i giorni di test. Già che ci siamo, parlando di case costruttrici, andiamo anche su Aprilia e KTM mi sembra un po' sempre la solita, forse un filo migliorata paragonata con Ducati, però anche loro stanno portando tanti aggiornamenti aerodinamici, quindi ce lo si poteva aspettare, ecco. Mentre Aprilia è sempre un po' la stessa, cioè mi sembra che facciano molte cose nel dettaglio, molto curata bene, moto bella da guidare a quanto dicono i piloti, però appena fa caldo fa fatica e soprattutto è sempre un passettino indietro rispetto alle altre. Sembra che facciano tanti aggiornamenti, ma sono tanti aggiornamenti piccoli e molto minimalisti, ecco, quindi non vanno a cambiare la performance in modo drastico, anche se a lei si è dato abbastanza forte questo test. Devono trovare qualcosina in più che gli permette di essere costanti e stare sempre davanti. Quindi parlando di aggiornamenti aerodinamici arriviamo al punto dove si incominciano a vedere cose strane, delle specie di rastrelli sul posteriore delle moto che non si sa cosa siano. Anche il DRS siamo a posto. Quei rastrelli molti pensavano fosse un aggiornamento aerodinamico, però ci hanno subito rassicurato spiegandoci che non lo è appunto. Se vedete la Formula 1 spesso mettono delle specie di griglie, non so come descriverli, vi lascio la foto sullo schermo, per studiare i flussi aerodinamici, quindi per poi andare a lavorare con questi dati che vengono raccolti, quindi non è altro modo per raccogliere dati. Non è bellissimo da vedere, nessuno lo vorrebbe vedere, come afferma pure a lei stesso quando gli è stata chiesta questa cosa, dice che la moto sì è meglio da guidare, che a centro curva vai fortissimo, freni fortissimo, però con questa aerodinamica è difficile sorpassare, è più difficile uscire dalla scia e tutte queste menate qua, e allora dici che non è divertente come era prima fare le gare, perché alla fine le gare di moto sono sorpassi, controsorpassi, un po' più stile Superbike se vogliamo, ecco. La MotoGP secondo me sta andando un po' verso la Formula 1 e non è proprio una cosa positiva, ecco. Nulla togliere la Formula 1, però sono oggettivamente noiose le gare di Formula 1, ecco, quindi non vorremmo trovarci con la MotoGP altrettanto noiosa. Per il momento non sembra così grave la situazione, però avanti di questo passo sì, perché le moto ragazzi sono veramente estreme. Quindi sì, tutte le case hanno fatto un qualcosina in più. Quasi dimenticavo le Yamaha, sono migliorate molto ma non hanno fatto dei cambiamenti drastici come gli altri team. Quartararo si è migliorato molto rispetto all'anno prima, per avere un riferimento, però comunque sono sempre un po' indietro a quanto riguarda aggiornamenti aerodinamici e motore. Quindi la Yamaha mi sembra una moto che può andare meglio dell'anno scorso, ma comunque essendo che il livello sia stato così tanto farà comunque fatica e sarà lì a metà gruppo, perché al contrario di Honda che ha stravolta la moto più verso il concetto diciamo di Ducati, quindi europeo, per mantenere il passo degli avversari appunto. Yamaha è rimasta un po' sempre sulla sua strada, quindi non ha cambiato rotta chissà di quanto, ha provato a migliorare con quello che aveva, ecco, però ogni anno sono sempre le stesse cose, sembra che inizi bene e poi alla fine si ritorna sempre al punto di partenza, ecco. Bene, per questo test è tutto. Test di Sepang 2024 concluso, vi lascio la classifica sullo schermo, noi ci vediamo presto per altri video e per l'annuncio di dove corrono nel 2024. So che lo volete sapere, chi mi segue su Instagram lo saprà prima, quindi seguitemi anche su Instagram, voi rimanete sintonizzati, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.